Ciao, benvenuto in un nuovo video tutorial Segema. Oggi vedremo come collegare due coppie di fotocellule con un collegamento classico in serie. Come al solito, se il video ti è piaciuto metti mi piace sotto e iscriviti al nostro canale. Allora, per mostrarti come si collegano due coppie di fotocellule insieme con un collegamento classico insieme, abbiamo scelto di mischiare un pochettino le marche proprio a dimostrazione del fatto che una fotocellula di una marca qualsiasi può essere connessa in un sistema di una marca diversa. Quindi qui abbiamo due fotocellule GBD, due fotocellule Protego che possono lavorare insieme e una centrale Protego. Questo è il collegamento più classico che c'è, quindi non è un collegamento professionale, è un collegamento che fa funzionare le fotocellule fino a un certo livello. Sicuramente avere due coppie di fotocellule aumenta il grado di sicurezza di un cancello. Con questo collegamento però non copriamo tutte le casistiche, diciamo, che possono accadere nel corso di vita di un impianto, quindi non è un tutorial riferito al settore professionale. Allora, tutte le fotocellule funzionano a coppia, una delle due è un trasmettitore e l'altra è un ricevitore. Il trasmettitore è identificato dal fatto che ha solo i fili dell'alimentazione, quindi può avere o 3 o 2 morsetti. La GBD ne ha 3 perché ha due tipi di alimentazione diversi, mentre il ricevitore ha normalmente 4 o 5 morsetti, dipende dal ricevitore, però ha sicuramente più morsetti rispetto al trasmettitore. E stessa cosa, come vedete qui, nelle fotocellule Protego hanno due fili il trasmettitore e 5 morsetti il ricevitore. Logicamente il collegamento per farle funzionare, per il funzionamento della sola coppia o di due coppie è diverso. Noi guardiamo quello per far funzionare due coppie, normalmente una interna e l'altra esterna. Allora, partiamo dai trasmettitori, che sono quelli più semplici perché è da collegare solamente l'alimentazione. Allora, se sul trasmettitore, che qua noi abbiamo già collegato per comodità, se sul trasmettitore avete collegato correttamente i fili con un colore qualsiasi a piacere che corrisponde al più, e quindi in tutte le fotocellule lo stesso colore corrisponderà al più, nel nostro caso è il marrone, e l'altro colore almeno in tutte le fotocellule, questo in caso di alimentazione in corrente continua, che diciamo più o meno è il caso più comune, e comunque se fate lo stesso collegamento in alternata funziona lo stesso. E sarà molto semplice perché basta che prendete da un cavo e dall'altro i due marroni e i due bianchi, li mettete insieme e poi li andate a collegare sul morsetto della centrale che alimenta le fotocellule. Nel nostro caso noi utilizziamo una Q20 della Protego, è il morsetto 7 per il meno e il morsetto 8 per il più. Quindi dal lato trasmettitori in pratica il collegamento è già terminato. Per il lato ricevitori, come dicevamo, abbiamo 4 fili, 4 di una e 4 dell'altra. Allora, due sono sempre di alimentazione, quindi partiamo sempre dalla cosa più semplice. Prendiamo sempre, nel nostro caso, il marrone e il bianco, mettiamo insieme il marrone con il marrone e il bianco con il bianco, e li andiamo a collegare dove avevamo collegato l'alimentazione dei trasmettitori. Potevamo farlo anche in un solo passaggio, ma in questo tutorial l'abbiamo fatto in due passaggi per farlo comprendere meglio. Quindi li andiamo a mettere sotto allo stesso morsetto, quindi alla fine avremo 4 bianchi su un morsetto e 4 marroni sull'altro. A questo punto noi non lo possiamo fare qua perché le nostre fotocellule di esposizione sono installate, diciamo, per essere viste, quindi non si guardano tra di loro. Però voi potreste già alimentare la centrale una volta che avete riattaccato il morsetto, e le fotocellule dovrebbero fare il classico click,
passando la mano davanti, quindi interrompendo il raggio. Ora è rimasto solamente da fare la serie fra le due. Vi sono avanzati solo 2 fili da un cavo e 2 fili dall'altro. Bisogna fare solamente la serie perché l'ingresso delle fotocellule sulla centrale è solamente di 2 morsetti e voi avete 4 fili. Allora, sempre avendo passato dei cavi a colore, è molto più semplice. Basta prendere un filo di un cavo, un filo dell'altro, li mettete insieme, ok? Qui poi ci metterete un morsetto e poi vi avanzeranno 2 fili che voi andrete a connettere all'ingresso fotocellule della vostra centrale. Adesso qui è inutile che noi li connettiamo perché non sarebbero lo stesso ingresso vostro, però dove avete comune e ingresso fotocellula potete attaccarli come volete, in questo caso non c'è nessun tipo diverso, li andate a connettere e potete verificare che sia le fotocellule fuori che le fotocellule dentro funzionano correttamente. Allora, collegare le fotocellule nel modo classico, come abbiamo visto nel tutorial, fa sì che la fotocellula esterna, cioè la coppia di fotocellule esterne e la coppia di fotocellula interna funzionino nello stesso modo. Quindi la centrale non distingue se è stato interrotto il fascio della fotocellula di fuori o quella interna. E ai fini della sicurezza questo non è l'ideale, però questo collegamento, se volete farlo da soli a casa, perlomeno vi fa funzionare, diciamo, tutte e due le coppie di fotocellule. Ciao, al prossimo tutorial.